saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento, il Cyborg Robocop, uscita numero 15, edizione De Agostini in scala 1:3, altezza 62 cm. Andiamo subito a vedere l'interno del fascicolo, così chi fosse interessato potrà, oltre che guardare le immagini, anche dare lettura. Questi sono i numeri utili e servizi. Qui andiamo a terminare con questo montaggio il piede sinistro, un altro bell'elemento che si unisce alla nostra armatura. In realtà è un cyborg, ma qualche volta capiterà che la chiamerò armatura. Mentre faccio scorrere queste immagini, e qui vediamo il contenuto di questo fascicolo, che poi andremo a guardare bene nel dettaglio, con le varie fasi di montaggio, volevo ringraziarvi per le visualizzazioni e le iscrizioni, ringraziarvi di tutto quello che fate. Lo ripeto ad ogni video, ma non voglio e non posso neanche volendo fare a meno di dirvelo, e non vorrei fare a meno di dirvelo, perché è una cosa che mi sento dal cuore. Io sono qui, sono soddisfatto di come sta andando il canale, perché esorto tutte le persone che hanno una passione di provare a iscriversi su YouTube, perché non è che voglio buttarmi giù, ma se ci riesce Michele facendo questi video, ci può riuscire veramente, non dico chiunque, ma quasi. Nel senso che se è alimentata dalla passione che avete, ma non siete tanto bravi, iniziate lo stesso a fare qualcosa, perché le persone, così come vi siete accorti voi di me, si accorgono di come voi alla fine vi dedichiate a quello in cui credete in quel momento, nella passione, in un hobby, che poi sempre di passione si tratta. Ecco, io penso che alla fine le persone vi pagano e vi appagano, come voi con me. Ecco perché vi ringrazio ad ogni video. Cosa dovrei fare? Ringraziarvi solo una volta e poi basta? O ogni tanto? No, a ogni video. Perché ogni video che ho fatto e che faccio, voi mi guardate, chi più, chi meno, e rendete possibile il proseguo di questa mia passione, questo mio piccolo sogno che piano piano, grazie a voi, si sta avverando. E poi vi volevo anche ringraziare, dopodiché inizieremo il montaggio, vi volevo anche ringraziare perché chiesi di non saltare gli annunci quando durante il video vi compare la scritta salta annuncio, perché è l'unico modo che avete di aiutarmi. In realtà ci sono altri due modi, uno è il grazie sotto i video, se volete fare una donazione economica, e l'altro è quello che metto in descrizione, Patreon, un link dove potete, se volete, sostenere il canale economicamente con una donazione. Però nessuno naviga nell'oro, nemmeno io, e quindi ecco, non sono i soldi che io vi chiedo, non che chi voglia, perché c'è stato già qualcuno che mi ha fatto delle donazioni e lo ringrazio e l'ho ringraziato. Però un aiuto grande che mi potete dare è proprio questo: durante la visione dei video, quando vi compare la pubblicità e poi salta annuncio, non abbiate fretta di vedere il montaggio, fatelo per me e per il canale, ma guardate la pubblicità, fatela comunque andare avanti. E nei video un po' più lunghi ce ne sono di più che sono anche un po' lunghe. Se volete veramente aiutarmi, se volete, perché potete, se volete veramente aiutarmi, fate questo. Io vi ringrazio. Allora, andiamo a prendere questo qui, che abbiamo portato avanti nell'uscita numero 14, e nella 15 andiamo a mettere la pianta.
Questo è un pezzo tutto in metallo. Questo anche. Guardate. Come vi ricordate i giocattoli, ma ancora tuttora, quelli vecchi vecchi quando andiamo a vedere sotto le date, bellissimo. E questo un giorno sarà anche questo vecchio, magari non lo leggerò più io, però. Ecco qua, una serie di VTCM. Vi ricordate che vi dissi nel numero precedente, andate a crearvi tutti i filetti nei fori. Perché? Perché vanno usate tutte le VTCM e in questo caso 7 VTCM dovremo andare ad avvitare. Allora, io mi sono creato i filetti in tutti questi fori, ma in questi due li ho lasciati appositamente perché per quelli che mi vedono per la prima volta faccio vedere loro come eseguo il filetto all'interno del metallo. Bagno la vite nel lubrificante, va bene qualsiasi lubrificante voi abbiate. Poi vado ad avvitarla nel foro, prima in uno, poi nell'altro, senza bagnarla più. Ecco fatto. Questa vite adesso, anche se sicuramente non è danneggiata, ma io la sostituisco perché ne abbiamo una in più. La pulisco dal lubrificante e la rimetto a posto. Ecco qui. E vado a pulirmi anche eventuali eccessi di grasso che sarebbero del tutto inutili, soprattutto poi se ci fossero delle parti in plastica, anche se non è questo il caso. Allora guardate, semplicemente ecco qua, inserite la vite, girate il cacciavite al contrario, questo solo se avrete fatto questa operazione di crearvi i filetti. Quando sentite il clac avvitate. Sentito? Senza stringere tutto, appena appena stringerete sempre e soltanto dopo aver messo tutte le viti richieste per questa o per quell'altra sezione di montaggio. Avete visto con che semplicità io sto avvitando, senza il minimo sforzo? È così che bisogna lavorare. Ah, qua c'è già. Sarebbe stato impossibile riuscire a avvitarne un'altra. Bene, a questo punto avvitiamo senza esagerare. Quando arrivate in battuta sarà più che sufficiente. Ecco, andiamo adesso a mettere l'ultimo pezzo, la pianta della punta del piede. Ma quanto è fatto bene questo modello, anche mi piace tanto.
Pensate soltanto al progetto anche per poterlo realizzare, fare tutti gli stampi, le fusioni. Uno molte volte non ci pensa, ma vi garantisco che non è cosa così semplice. Ecco qua, guardate che bellezza. E questo è quello che fa, che permette la molla che abbiamo inserito. Lo snodo è duro, ma deve essere così. Poi ricordatevi che se fosse eccessivamente duro, basterà andare a svitare le viti della pianta e andarlo a regolare da sotto nelle 4 viti che ci sono nella cuffia. Va bene? Adesso, prima di salutarci, vado a fare una rappresentazione di tutto quello che ho montato fino a questo numero, il numero 15. Intanto vediamo nel prossimo numero cosa ci danno. Nel prossimo numero avremo il polpaccio sinistro, monteremo questa parte della gamba del modello collegata alla caviglia sinistra. Bene, quindi questa parte qui andremo a montare. Arriverà un bel pezzo di metallo. Bene. Aspettate che sto cercando di... ecco qua. Andiamo a vedere cosa abbiamo montato. Ma che bello! Robocop! Sono davvero così contento. Ragazzi, poi partecipate anche al video che farò dopo aver fatto questo di ringraziamento per essere arrivato a 3000 iscritti. Ringrazio ovviamente tutti voi, quindi mi raccomando non mancate. Non è un video dove farò vedere un montaggio, ma ringrazierò volutamente e doverosamente tutti voi per l'appoggio che mi avete dato e che mi continuate a dare. Ecco qua. E poi, anche se questo non è Robocop, quanto ci sta bene. Guardate, che bello ragazzi. Comunque, il braccio, bellissimo, mi piace questo sistema. Le dita completamente articolate. Qui abbiamo questo inserto calamitato che permetterà poi di mettere l'altro inserto con lo spillone davanti, vi ricordate? Questo è in gomma, questo è in gomma per la flessione interna del braccio, vedete? Questo è metallo, questa è la copertura in plastica, ma sotto è tutto metallo. Il casco magnetizzato con il magnete. Qui poi ci sarà il volto in silicone riprodotto di Alex Murphy. Il piede destro che abbiamo montato nei primi numeri e adesso abbiamo anche il piede sinistro. Che bello! I 2 semitoraci, eccoli qua. È grande, È grande, anche Iron Man quando l'ho finito ho detto ma quanto sei bello. Qui addirittura siamo a circa 2 centimetri superiori in altezza, quindi bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari, grazie con tutto il mio cuore di tutto il sostegno che mi state donando. Ciao ragazzi!